Cari amici dello Scorpione, cari amici con l'ascendente Scorpione, benvenuti all'oroscopo, al grande oroscopo 2023 che per il vostro segno è finalmente costruttivo. Allora, il 2023 inizia ancora con Saturno in Acquario, che i più esperti di astrologia sapranno essere in dissonanza con il segno dello Scorpione, col Toro e con il Leone. Però è questione di 2 mesi, il 7 marzo lascerà il segno, per 30 anni, 29 anni circa, non ne avrete più, come dire, contatto con Saturno nel segno dell'Acquario e Saturno da quel momento per 3 anni entrerà nel segno dei Pesci, che per lo Scorpione, per l'ascendente Scorpione, per tutte le persone che hanno la Luna in Scorpione, Venere, Marte, tutti i valori in Scorpione del vostro tema natale riceveranno il trigono di Saturno. Anzi, vi dirò di più, nel mese di marzo del 2023, che è un mese strepitoso per il cambio di energia, proprio il cielo vede diversi fenomeni astrologici, come dire, verificarsi tutti in quel mese. Proprio come se l'energia della primavera fosse accompagnata, la primavera è legata agli inizi, no? Quindi proprio si apre un nuovo ciclo, come se l'anno iniziasse poi realmente lì. E un capodanno energetico, assolutamente. Ed è come se questo 2023 iniziasse con un cambio di energia sotto diversi aspetti rispetto agli anni precedenti e alle stagioni precedenti. Quindi Saturno dal 7 marzo sarà in ottimo aspetto. Cosa significa in ottimo aspetto? Significa che se negli ultimi 3 anni almeno avete lavorato per sottrazione, subito perdite, perso potere, perso controllo, perso occasioni, se le situazioni si sono complicate, se avete incontrato persone che vi hanno tolto qualcosa, che hanno complicato la situazione, perché a volte Saturno è anche un responsabile, un genitore, un professore, un qualcuno anche più forte di voi, a volte anche proprio un organo istituzionale, qualcuno o qualcosa di gerarchicamente superiore che magari incarna le regole, incarna la legge, incarna le istituzioni, che in qualche modo non dico che vi sbarra la strada, ma vi impone un cambiamento rispetto, come dire, all'abitudine precedente, perché voi ricordatevi che Saturno è il signore del tempo, oltre che del karma e che del destino. Questo significa che noi magari nel tempo abbiamo preso una certa abitudine, un certo rapporto, una certa frequentazione, un certo modo anche di vedere le cose. Quando ci sono le dissonanze di Saturno bisogna adeguarsi al cambiamento. Per quello sostengo sempre che più cerchiamo di controllare e di imporre la nostra volontà, più soffriamo, perché ragazzi, l'ego umano ci frega, l'ego umano ci rovina la vita, la mente, l'eccesso di mentale ci rovinano la vita, perché cosa può un essere umano contro il volere dell'universo? Ok? Quindi diciamo che noi, almeno su questo canale, accettiamo le sfide, soprattutto quando sono passate, no? Ormai ne possiamo parlare guardando al passato praticamente, e soprattutto adesso possiamo vuotare il sacco e dire tutto quello che l'energia muoveva, no? Però questo è un canale nel quale, siccome si tratta di astrologia evolutiva e che parte dal presupposto che l'uomo è un essere che viene sulla Terra proprio per superare i propri limiti, è chiaro che accetta le sfide, non dico di buon occhio, però cerchiamo di sfruttarle e di capire il messaggio che c'era. E il messaggio a volte è che anche un segno astuto, anche un ascendente astuto, anche chi ha una luna profondissima, insomma anche chi ha valori in Scorpione che sono di per sé astuti, a un certo punto devono accettare di non poter controllare tutto, soprattutto psicologicamente, perché questa è stata la sfida, no? E accettare a volte, insomma, di dover essere flessibili,
di dover imparare a lasciare andare, di non accanirsi, no? E soprattutto di non sprecare tantissime energie a voler per forza infrangere delle cose dove si trovano i muri, perché alla fine, magari guardandosi indietro, ci si chiede: ma ne è valsa la pena? Che cosa ho guadagnato? Guarda come sto, per esempio, e ho perso magari tempo ed energie. E io credo che soprattutto di questi tempi, ma proprio per quello che ho capito per i grandi anni di coaching che ho fatto, sia a livello spirituale che evolutivo, che proprio di carattere psicologico, vari tipi di psicoterapie, io ho capito che nella vita le cose che dovremmo tutelare come dei tesori, oltre alla nostra persona e al nostro corpo, che è un tempio sacro dell'anima, sono proprio il tempo e le energie. Quindi, perché quelli non ce li ridà più nessuno e non c'è ricchezza, oltre ovviamente al benessere e alla felicità, che qualcuno ci possa restituire. Bene o male la salute, a meno che il volere di Dio non sia un altro, bene o male la salute, se stiamo bene economicamente, ci sono delle ricchezze che consentono di guarire. Io in tempo di Covid soltanto le persone, ci avete fatto caso, sono pochissimi i potenti, no? Che anche quando non c'erano i vaccini, anche quando non sembrava che ci fossero soluzioni, se ci fate caso, anche gente malandata di grande età è riuscita a uscire da Covid importanti, e invece noi, povera gente, no. Quindi, come vedete, la salute bene o male, ma le energie e il tempo dovremmo essere più saggi, invece di spenderle tanto ad insistere a far vedere, no, che siamo bravi e tutto, dovremmo preservarle di più. Questa era la lezione da imparare, ok? Proprio uno stop. Avete presente il pit stop? Ti devi fermare e devi accettare questa cosa. Chi ha sofferto di più è stato chi non l'ha accettata, quindi l'ego più grande. Chi a un certo punto con la saggezza ha capito e ha lasciato andare, ha detto ok, cioè, se non si può fare altro, sicuramente ha guadagnato in serenità ed energie che adesso si ritroverà. Perché questo pippone? Perché adesso che entra Saturno il 7 marzo a favore e il 24 marzo anche Marte in Cancro, quindi voi avrete proprio 2 iniezioni di fortuna, energia, opportunità meravigliose. Chi è stanco, esausto, che si sta ancora leccando le ferite, che magari anche nei primi mesi del 2023, quando ancora Saturno in Acquario ha continuato magari a insistere in situazioni da cui non poteva avere niente, è chiaro che quando arriva Saturno sicuramente, come dire, verrà alleggerito da qualche zavorra, ma sarà talmente stanco che impiegherà qualche mese per riprendersi, per ritrovare la pace interiore e per avere la forza di dire ok, dimentico il passato, qualunque esso sia, e inizio una nuova vita. Chi invece oggi, questo è novembre, noi siamo a novembre, quindi c'è un vantaggio di 4-5 mesi. Chi lo ha già fatto è già in vantaggio. Chi magari ascoltando questo tema natale si rende conto, no? Riesce ad inquadrare la situazione per quella che è, dire ma forse è bene, no? Lasciar stare qui, darsi una regolata, cioè, no? Comprendere la situazione. Chi molla adesso, quando arriva marzo, sarà alla grande, si presume. Quindi spero che, no? Magari certe volte non spiego che sto facendo più coaching che astrologia a volte. Adesso spero di aver reso quello che intendo, ok? Questa è la mia visione del vostro anno e dell'astrologia evolutiva in generale. 2 cose importanti, adesso andremo nello specifico a vedere tutte le cose belle che vi portano questi pianeti. 2 cose importanti da dire anche a voi: l'anno inizia, il 2023 inizia e finisce con Mercurio retrogrado, tra l'altro in Capricorno congiunto a Plutone. Se potete, dal 1 gennaio, in realtà dal 29 dicembre 2022 al 18 gennaio 2023 e poi il 14 dicembre 2023 fino al 31 dicembre, no? E oltre il 2023, se potete
non esordire, quindi aprire negozi, aprire attività, anche aprire pagine social, non per il diletto, quelle chi se ne frega, siccome si lavora tanto con i social, no? Ormai è una realtà. Tutto quello che è esordio, una presentazione ufficiale, quando c'è Mercurio retrogrado sarebbe da evitare. Ovviamente ci sono Mercurio retrogradi e Mercurio retrogradi, ci sono stati dei Mercurio, quello ultimo scorso di settembre-ottobre, quello dove c'era anche Giove in Ariete, quello è stato abbastanza micidiale, no? Non se ne poteva veramente più. Questo da là, quindi mi raccomando, se potete, mi raccomando. Invece, ma questo perché? Perché anche se la retrogradazione di Mercurio è un moto apparente, cioè il pianeta non è per una posizione della Terra e Mercurio che sembra che sia in retrogradazione, ok? In realtà il pianeta non indietreggia, non inverte il suo moto, ma l'energia che arriva sulla Terra effettivamente è falsata da qualcosa ed effettivamente, soprattutto in alcuni tipi di retrogradazione, ebbene, e con alcuni aspetti che poi il pianeta forma, è bene, come dire, astenersi. E invece è molto buona come energia, soprattutto per voi, perché comunque i pianeti in Capricorno sono grandi amici di tutti i valori in Scorpione, e invece è molto buona per sistemare le cose del passato. Siccome anche congiunta a Plutone, se avete delle pendenze, qualcosa da pagare, chiedere scusa, dei chiarimenti, saldare un impegno, consegnare una tesina, fare un esame all'università, una sessione di gennaio per esempio, è molto utile anche perché sarà congiunto a Plutone e trigono ad Urano, e poi in quel momento, ragazzi, Urano è retrogrado, cioè ci sono troppe indicazioni per cui il consiglio è di aspettare il 20 gennaio, 22 sarebbe il top, per lanciarsi, aprire, esordire e nel frattempo, come dire, sistemare in maniera certosina tutte le cose chiarire i rapporti, se avete detto qualcosa, se dovete onorare un impegno, tutte queste cose qui. È sicuramente anche un momento di decisione, Mercurio retrogrado congiunto a Plutone, di decisione di cose del passato nel segno del Capricorno, no? Trigono Urano retrogrado. Decisioni che in quei 19-20 giorni è bene, come dire, appuntate, valutate, ponderate, state con voi stessi, ma dichiaratele dopo. Perché? Perché finché il transito non finisce, oltre che non si esordisce, no? Con Mercurio retrogrado, ma finché il transito non finisce, non avrete la visione completa del da farsi, di quello che bisogna dire, di dove andare. È anche molto legato alle direzioni. Cambio lavoro, cambio ufficio, non lo cambio più. Faccio un esempio. Una persona non si trova bene con i colleghi nel proprio ufficio. Il lavoro tutto sommato gli piace, no? Ma i colleghi in quel negozio, in quell'ufficio, magari ce n'è una sola, magari sono tutti. L'ambiente è proprio tossico. Con Mercurio retrogrado si chiede basta mi licenzio, spostatemi a Canicattì, basta che me ne vado da qui, no? Ma il 6 gennaio, per esempio, c'è una luna piena in Cancro, strepitosa, però c'è Mercurio retrogrado. Improvvisamente il collega tossico se ne va. La collega tossica si sposa, va a vivere a Dubai, fantastico. E il problema si risolve da solo, ma avevate già presentato la domanda. E quello è il senso di Mercurio retrogrado. Attenzione a lanciarti, perché poi è uno strano transito che rende anche abbastanza impulsivi, anche abbastanza esuberanti, con un occhio con tipo monocoli in terra cecorum, no? Cioè non abbiamo tutta la situazione sotto mano, però ci buttiamo lo stesso. Quindi il consiglio astrologico, avvisati per tempo, no? È di aspettare il 19. Allora il 19 Mercurio sarà diretto, in ottimo aspetto ai vostri valori in Scorpione,
per essere proprio, come vi dicevo prima, per essere tecnicamente, per prendersi proprio il meglio, il 22 Urano tornerà diretto nel segno del Toro e quindi voi sentirete proprio convogliare l'energia in una maniera, cioè inizia ad allentarsi un grosso stop, no? Un grosso pianeta che da metà agosto, Urano, in retrogradazione si è fatto sentire e anche tanto. E poi avrete tutto il tempo, no, di perseguire, di concretizzare, di realizzare quelle idee meravigliose che Mercurio, che comunque in Capricorno e top, lo avrete a favore perché poi Mercurio torna in moto diretto e ripercorre tutti i gradi del Capricorno che aveva fatto all'indietro e ve lo ritroverete fino all'11 febbraio. Quindi dal 19 gennaio all'11 febbraio sarà anche trigono al nodo nord, quindi si risolvono questioni materiali, sarà sestile a Nettuno, quindi è un momento, sarà sestile alla Venere, sarà un ottimo aspetto con la Venere, non ci impelaghiamo con i tecnicismi dal 28 gennaio, ripeto, fino all'11 febbraio, quindi no? L'anno comincia già bene, anche se abbiamo Saturno che ha fatto finire un sacco di cose perché è in un settore legato alla fine di tante cose. C'è questa, magari avete venduto un immobile, magari vi siete trasferiti, avete chiuso con una località, magari qualcuno in famiglia ha iniziato ad avere delle crisi, ragazzi, magari qualche figlio si è separato. Magari queste sono le cose di Saturno, magari una coppia è entrata in crisi, un figlio è andato all'estero, oppure un figlio ha perso il lavoro. Queste sono state le cose legate. La famiglia aveva fatto sicuramente la famiglia, il luogo di origine, vi hanno fatto preoccupare, anche il paese, la patria nel quale siete stati, vi hanno fatto preoccupare, no? Quindi c'è stata proprio la fine di esiti, di cose molto importanti. Quindi abbiamo detto, siamo arrivati in febbraio, in marzo, Marte lo abbiamo detto, Marte entra nel segno del Cancro, quindi darà quello switch che la luna piena in Cancro ha portato già il 6 gennaio, quindi qualche novità, proprio di nuova consapevolezza. Se studiate, momento di grande cambiamento, di grande rivoluzione interiore, superamento di limiti personali, cioè c'è qualcosa, c'è un momento di grande preparazione, iniziate a vedere i frutti della grande fatica che avete compiuto negli ultimi 3 anni, perché no? Questi frutti poi arriveranno Saturno e Marte e li svilupperanno. Se avete concluso delle relazioni negli anni precedenti, Saturno entrerà nel settore degli amori e porterà degli incontri importanti, degli incontri, probabilmente le cose karmiche, cose del destino, però per non incappare, come dire, in complicazioni. Saturno nel settore dei sentimenti chiede una cosa: serietà. Cercare di dare un contenimento a quella voglia di espansione, a quel grande cuore che poi alla fine si cela dentro al segno dello Scorpione, la voglia di aiutare tutti, la generosità. A volte proprio per questa generosità, per questo grande cuore, non riuscire a concentrarsi su una persona sola, no? Voi siete un mare magnum di emozioni, soprattutto avete una personalità talmente profonda, talmente interessante, talmente articolata, forse da annoiarvi con una persona sola, c'è questo rischio, no? Quindi avete bisogno un po' di trovare degli stimoli per sentirvi vivi, perché per voi le emozioni sono molto importanti. Ecco, allora nei prossimi 3 anni un certo rigore, una certa serietà, un certo chiedersi magari prima di allargarsi, di tendere la mano a qualcuno, di allargare, come dire, di spalancare la porta a terze e quarte persone, no? O anche se siete da soli, prima di far entrare una persona nel vostro quotidiano, chiedetevi se vi interessa veramente o è soltanto per soddisfare un'emozione. Se riuscirete a fare questo,
credetemi, ci saranno degli incontri veramente strepitosi, veramente ci saranno delle persone che voi vi ritroverete davanti e vi sembrerà di conoscere da sempre. Questo vi accadrà veramente, potrebbe già accadere con la luna piena in Cancro del 6 gennaio. Credetemi, da marzo ci sarà veramente una trasformazione in positivo dei rapporti. Poi c'è un'altra cosa per quanto riguarda l'amore. Il 16 maggio Giove entra nel segno del Toro. Allora, si dice che quando c'è questo, l'ascendente Scorpione andrà serenamente incontro a delle relazioni abbastanza stabili ed ufficiali. Quello è il trend che inizia dal 16 maggio del 2023 al 15, se non sbaglio, o 20 maggio 2024, ok? Il Sole in Scorpione, la Luna in Scorpione, se vogliono l'amore dovranno, come dire, accettare di farsi un po' mettere in gabbia, ecco, questa è la cosa, ok? Perché quando c'è Giove opposto ai luminari, bene o male, soprattutto nel caso di Giove in Toro opposto al Sole in Scorpione e alla Luna in Scorpione, si incontra magari un partner che è un po' controllante, insomma un po' geloso e che può porre limite a certe divagazioni, ok? Cioè quella voglia di seduzione, perché comunque abbiamo a che fare con una persona governata da Marte, da Plutone. Questi sono conquistatori, sono seduttori, ok? Sono delle vere amazzoni, dei veri conquistatori, dei veri gladiatori. Quindi, soprattutto a livello psicologico. Quindi l'ascendente Scorpione probabilmente si consegnerà all'amore, alle relazioni ufficiali stabili serenamente. Il Sole e la Luna in Scorpione, perché i luminari sono un'altra cosa, da quel punto di vista, sanno che stanno andando incontro a una situazione di ufficialità che potrebbe porre fine, no? A una certa spensieratezza, però c'è il cielo talmente perfetto, c'è un cielo talmente perfetto da questo punto di vista, cioè c'è Saturno in mezzo che fa il punto di Talete, quindi crea delle angolazioni così piacevoli, armoniche, che anche una cosa che può limitare, no, il vostro desiderio di libertà e conquista può essere piacevole. Quindi questo è il tipo di energia che gira da maggio soprattutto nelle relazioni, da maggio. C'è un rischio, se avete delle relazioni sentimentali e non le rispettate, come dire, pedissequamente, e magari vi sentite ancora giovani per impegnarvi seriamente, oppure non siete giovani ma non siete convinti fino a un certo punto, allora sappiate che con Saturno che chiede serietà e Giove opposto, se razzolate proprio male, che dimostrate che non vi va più, allora con Giove opposto e questo può accadere sia all'ascendente Scorpione che chi ha i luminari, Sole e Luna, scusate ragazzi, chi ha Giove opposto potrebbe perdere il controllo di quella persona, che poi questa cosa può avvenire in vari modi: uno prende e si fidanza con un altro, oppure qualcuno inizia ad allontanarsi progressivamente, oppure inizia a darci un taglio magari andando a lavorare un po' lontano. Poi le declinazioni della vita, per cui l'universo ci impone uno stop, ci impone una pausa di riflessione per cercare di mettere ordine alle nostre abitudini, che insomma voglio dire, siamo tutti poco ligi al dovere, poi sono varie, ok? Quindi le declinazioni che potrebbero accadere sono varie. Un'altra cosa che potrebbe accadere è che ci siano delle novità in famiglia, perché Plutone entrerà in
Acquario dal 24 marzo al 20 maggio o al 10 maggio, all'11 giugno, dal 24 marzo all'11 giugno avrete un accenno microscopico di Plutone in Acquario che praticamente farà lo switch con Saturno, cioè dove Saturno ha portato ad evidenziare delle crisi, la fine di qualcosa che va scemando, poi arriva Plutone, dove è finito qualcosa inizia la trasformazione. Quello che può accadere è che o voi decidiate di non stare più nella famiglia dove vi trovate adesso, nel nucleo familiare, nel domicilio, quindi questo l'abbiamo già detto, chi non l'ha fatto, chi proprio lo fa per ragioni sentimentali, è probabile che o in prima persona, quindi o voi Scorpione, ascendente Scorpione, o qualcuno del nucleo familiare, anche dei figli che si separano, ragazzi, o che escono da casa e magari vanno a convivere, vanno con qualcun altro, ma qualcuno della vostra famiglia potrebbe iniziare una trasformazione per quanto riguarda le proprie relazioni, e questo è. Un'altra cosa che vi chiede Saturno e vi darà grandissima soddisfazione è una sorta di regola di disciplina se avete degli eccessi nei divertimenti. Questi saranno i 3 anni per liberarvi di qualche eccesso e saranno 3 anni assolutamente strepitosi, quindi fantastico. Questo sarà veramente, veramente fantastico. Grandi novità ci sono anche per il lavoro, ma io devo dirvi prima le retrogradazioni di Mercurio. Perché ve ne ho dette soltanto 2, ma voi siete in maniera fortunata interessati da altre 2. Noi avremo nel 2023 4 retrogradazioni di Mercurio e saranno tutte in segno di terra. Ne avrete 2 in Capricorno all'inizio e alla fine, quindi non si esordisce. Quello che ho detto per Mercurio in Capricorno vale anche per il Mercurio in Toro di aprile e maggio e per il Mercurio in Vergine di agosto e settembre, nel senso che non bisogna esordire ma bisogna risolvere delle cose. Poi ovviamente temo che quest'anno sarà talmente articolato che mi toccherà fare i video mese per mese, quindi no panico, perché ci sono veramente, il cielo è un vulcano che sta esplodendo, ci sono un sacco di cambiamenti. Avrete il Mercurio a cui dovete stare attenti, don't worry, sempre Mercurio, non è una fucilazione, non sono Saturno, Urano e Nettuno in Toro opposti e Marte. È Mercurio, dovete stare attenti ai chiarimenti, a quello che dite, a come vi esponete, cercate di limitare i danni se ne avete fatti, no? Cioè siate prudenti quando avrete Mercurio retrogrado in Toro dal 21 aprile al 15 maggio. Perché sarà un Mercurio in Toro congiunto ad Urano, servirà per risolvere le cose, ci sarà ancora il nodo nord, servirà a risolvere delle cose di carattere materiale, economico e ereditario del passato, probabilmente risalenti a luglio-agosto 2022, quando ci furono Marte, oppure iniziate comunque tra luglio e agosto e la luna piena dell'8 novembre del 2022 in Toro, probabilmente, sono molto utili per rivalutare, ponderare, gestire le finanze, ma ovviamente il consiglio è di, se potete, ufficializzare, dichiarare, comprare, cioè la decisione ultima fatela partire dal 15 maggio, tanto più che all'interno di quella retrogradazione di Mercurio, per quello secondo me, per tutti, non per voi, non vi allarmate, bisogna che ci siano dei video specifici, ci sarà una luna piena in Scorpione opposta a Mercurio retrogrado e per fortuna non ci sarà ancora Giove, a Mercurio retrogrado in Toro, che cambierà
tutta una serie, ogni volta che c'è Mercurio retrogrado, quasi ogni volta c'è la luna piena in mezzo, cambierà le carte in tavola di quello che prima del transito di Mercurio pensavate, quindi la luna piena in Scorpione sarà il 5 maggio, il 15 Mercurio torna diretto, il 16 entra Giove in Toro. Quindi cioè non prudenza, aspettate che le cose si compiano, che vi arrivino magari delle informazioni che prima del transito non avete, se vi trovate in quel periodo a voler fare qualcosa, ok? Quindi se possibile, essendo avvisati 8 mesi prima, 5 mesi prima, cercate di organizzarvi. Per tutte le persone che mi diranno io mi laureo, allora le date di matrimonio bene o male si possono scegliere. Chi l'ha scelta, ragazzi, io non faccio consulenze private, quindi se vi ho messo la pulce nell'orecchio e andate a beccare qualcosa, che rivolgetevi a qualche astrologo competente e fatevi dire se c'è da preoccuparsi oppure no. Tecnicamente con Mercurio retrogrado non si esordisce, no? Perché l'energia, ripeto, è molto buona per risolvere questioni del passato. Quindi questo poi lo valutate voi con il vostro libero arbitrio, queste sono come delle previsioni del tempo, domani piove, ma se magari uno va equipaggiato può uscire lo stesso, quindi sono degli avvisi, prendeteli per quello che, per il peso che hanno. E quindi ci saranno queste novità, soprattutto 15 maggio, 16 maggio. E arriverà Giove. Un'altra cosa che vi cambierà è che nei primi 5 mesi dell'anno, ma qui stiamo andando nel lavoro, nella questione lavoro, ci sarà Giove in Ariete, i primi 5 mesi e mezzo dell'anno, che segnerà delle novità a livello lavorativo, che poi probabilmente, non solo qui lavorativamente parlando, si chiudono dei cicli iniziati nel 2011, nel 99, nell'87, trovate le tabelle di Giove in Ariete che ripubblico periodicamente sia su YouTube sia sui social, trovate tutto nell'info box, link. Quindi non solo proprio a livello energetico si chiude un ciclo iniziato nel 2011 o nel 99, si chiude un macrociclo, qualcosa di un po' più grande, proprio a livello esistenziale, che è legato al nodo nord in Ariete e che riguarda un periodo, fatemi sapere poi nei commenti se vi suona, che è iniziato tra la fine del 2004, parlo di dicembre 2004, e giugno 2006, quindi un anno e mezzo. All'epoca ci fu un ritorno del nodo nord in Ariete che ha segnato per voi l'inizio di qualcosa che però ha portato con sé anche la fine di qualcosa che potrebbe essere passato per le relazioni o per questioni legali, perché quel ciclo di nodo nord in Ariete iniziò con delle dissonanze. Ragazzi, i primi anni 2000 sono stati veramente una cortina di fuoco, quindi adesso sappiate che quel ciclo così sfidante è stato un ciclo di combattimenti, probabilmente ciascuno di noi, anche voi, avete fatto una piccola guerra personale, una piccola terza guerra mondiale. Adesso, dal 19 luglio, con il ritorno del nodo nord in Ariete, quel ciclo si chiude e ragazzi, se ne apre un altro che quelle dissonanze non ce le ha. Se ne apre un altro che quelle dissonanze non ce le ha assolutamente, quindi abbiamo tutti ragione di pensare, per fortuna, che i prossimi 19 anni, quindi anche voi lavorativamente parlando, saranno molto più costruttivi, molto più sereni dal punto di vista umano rispetto agli ultimi 20 anni, perché gli ultimi 20 anni, stavo controllando un sacco di cose, sono stati veramente una polveriera, sono stati veramente una polveriera che hanno messo in discussione tantissime cose. Quindi
avete proprio un anno nel quale ci sono tutti inizi, tutte riprese, tutte primavere. C'è chiesta della maturità, della serietà, no? Quindi perdere delle abitudini a favore di altre, ovviamente nessuno ve lo impone. La saggezza è mettere sul piano della bilancia chi siete voi, quello che volete e quello che gli altri chiedono. Esempio, se io non sono avanti con l'età, ma sono molto giovane e gli altri mi dicono che per i prossimi 3 anni, se voglio una relazione soddisfacente o un lavoro duraturo che a tempo indeterminato, devo essere ligia, corretta e non devo fare quello e non devo fare quello, ma a me quello piace ancora e soprattutto ha senso che io me lo permetta perché non ho un'età da Matusalemme per cui o colgo la coda della cometa adesso o non se ne parla più, insomma. Se io lo posso fare, se io sono giovanissimo, allora imparerò anche dai miei errori, sentimentalmente per esempio, oppure dai miei eccessi nei prossimi 3 anni, ma magari imparerò molto, cioè io non sono disposto a infilarmi in una relazione ufficiale e il trend è quello, allora io continuerò a fare quello che è e imparerò dai miei errori. Questa è la consapevolezza e questo è il libero arbitrio, cioè questo me lo passa il convento, ma io dico che o mi va bene o scelgo indipendentemente, ok? Però come voi volete la libertà, cercate di non tenere magari una persona sotto scacco e dire ok, mentre mi diverto aspettami. Queste potrebbero essere le ottave basse dello Scorpione, quindi essere onesti con se stessi, essere un po' onesti anche con gli altri. Voi vedrete che con i transiti che vi ritrovate ci saranno cose strepitose, perché abbiamo detto quindi che arriva l'amore e può essere un amore veramente serio ed affidabile. Se abbiamo degli eccessi troveremo chi ci aiuta alla grandissima per risolvere gli eccessi. I primi 6 mesi dell'anno sono molto buoni per i soldi, sono veramente molto buoni per i soldi, tanto che potremmo pensare di fare degli investimenti. Per le questioni ereditarie bisogna prestare attenzione quando dal 21 aprile al 15 ereditarie, ragazzi, anche legali e contrattuali, no? Quindi tipo mi voglio licenziare, fammi aspettare un attimo, esempio. Oppure, mo denuncio questo, aspetta, fammi vedere un attimo se lo posso fare, no? Se ne vale la pena, vedete, no? Cioè, poi la vita ha 1000 sfumature, quindi cogliete il senso di quello che vi dico. Per le questioni legali, processuali e sentimentali abbiamo detto prestare attenzione dal 21 aprile fino al 15 maggio, c'è un Mercurio retrogrado con la Luna in Scorpione opposta, si chiude un ciclo, questo credo che sia il sospiro di sollievo più grande che vi toglierete, dal 19 luglio voi vi renderete conto, sarà lì che in maniera strepitosa voi vi ritroverete. Voi scoprirete che siete tornati tipo a 20 anni fa. È come se avete presente quando si esce dal cinema, no? E improvvisamente si torna alla realtà. All'inizio si è un po' confusi perché sembra che le scene che abbiamo appena vissuto siano ancora presenti. E però invece fuori brilla il sole, soprattutto se nella sala cinematografica mandavano scene di guerra. Ok, sarà più o meno uno switch di quella portata, tanto più che dal 19 luglio voi avrete già da un mese una bella sosta di Venere in Leone, che sarà nel segno del Leone per tipo 5 mesi, da giugno fino al 9 ottobre, e che porterà delle soddisfazioni, ve lo stavo dicendo, dal 6 giugno fino al 9 ottobre Venere e Leone vi porterà delle soddisfazioni ed un prestigio e delle occasioni di prestigio, di successo strepitose, sia sentimentali che lavorative. Questa Venere e Leone sarà veramente ruggente, quindi c'è uno switch che inizia col botto. Io non so se incontrerete delle persone, come dire, dei partner di lusso, delle persone molto prestigiose o delle occasioni lavorative molto prestigiose, ma per dirvela, per prenderla larga,
da giugno, complice Venere, complice Marte, avrete delle opportunità, delle occasioni di realizzare un sogno che ne riparleremo. E questo Marte e questa Venere Leone inizieranno a formare il trigono con il nodo nord in Ariete, quindi cambia l'aria in una maniera strepitosa. Quindi siate molto ligi al dovere, siate molto trasparenti, come chiede Giove in Toro. Ragazzi, Giove in Toro va rassicurato, ok? Ma io ripeto, se vi va di essere rigorosi, se vi va di essere ambiziosi, se vi va di seguire una linea particolare, potreste realizzare dei sogni che desideravate da tempo. L'estate è veramente strepitosa. Se volete dei figli, anche quelli arrivano, ragazzi. È un transito, avete dei transiti veramente positivi. Vi devo dire l'ultimo passaggio che non vi ho detto di Mercurio retrogrado. Allora, dal 29 luglio al 5 ottobre ci sarà l'amico Mercurio nel segno della Vergine, momento molto costruttivo, sia con gli amici, se siete in vacanza, ci sarà anche Marte in quel periodo in Vergine, sia se siete in vacanza, sia se state lavorando con un team, con un progetto. Io credo che voi sarete i capi, i team leader di qualcosa. Perché i pianeti il Leone, la Venere il Leone vi faranno finalmente brillare, ok? Oppure finalmente farete la vacanza da sogno con quel tipo che vi piaceva tanto. Quindi è un momento molto bello. C'è un Mercurio retrogrado nel quale non si esordisce ma si risolvono le questioni del passato tra il 24 agosto e il 15 settembre. 24 agosto, 15 settembre è sempre un Mercurio in Vergine a favore. Ragazzi, sarà senz'altro opposto a Nettuno, quindi ci sarà una richiesta di pragmatismo, di concretezza rispetto magari a dei sogni pindarici. Io credo che l'unico avvertimento, data l'opposizione a Nettuno di quel periodo con Mercurio retrogrado, è di non eccedere. Gli eccessi, no? Il divertimento, quello un po' open, oppure sentire sentimenti in subbuglio e fare delle cose un po' avere dei comportamenti occasionali un po' disordinati a livello sentimentale. Quello è un momentino un po' come dire, da fare bravi, da applicare la disciplina. Quello è un momento in cui essere disciplinati. Poi avete Marte, insomma, il vostro governatore, no? È colui che comanda il vostro tema natale, che sarà in Bilancia, uscirà il 27 agosto dalla Vergine ed entrerà in Bilancia, dove sarà tra il 27 agosto e l'11 ottobre. Quello è un momento catartico, perché sta per Marte poco dopo, l'11 ottobre, che tra l'altro è un numero maestro, entrerà nel vostro segno zodiacale, lo percorrerà anche quando ci saranno i giorni del compleanno. Marte sarà in Scorpione fino al 24/11. Quello che potrebbe accadere è che se avete fatto troppe conoscenze perché l'anno è strepitoso, quindi l'energia, la fortuna e le occasioni vi piovono da tutti i fronti, e voi, si sa, siete molto affascinanti, no? Inutile negarlo. È una vostra dote quella di essere seducenti. Potrebbero arrivare più interlocutori di successo, potrebbero arrivare più corteggiatori che vi piacciono. Quell'avvertimento che vi ho dato con Mercurio retrogrado dal 27 agosto dal 24 agosto al 15 settembre è di essere disciplinati e di decidere dove vale la pena rimanere. Perché? Perché quando ci sarà Marte in Bilancia, complice una luna piena in Ariete,
in un certo modo, potreste andare in crisi, qualcuno potrebbe beccarvi, visto che se le stelle vi chiedono disciplina potrebbe accadere questo, qualcuno potrebbe beccarvi, quindi potreste mettere in crisi la coppia. Qualora foste indecisi dentro di voi, prendete le decisioni dopo che comunicate, usate Mercurio retrogrado in Vergine, magari no, per ascoltarvi e per decidere dove vi piace stare. Ci sarà questa fase di incubazione di Marte in Bilancia tra il 27 agosto e l'11 ottobre, nel quale rifletterete sull'amore e sulle relazioni. E poi chi riuscirà a controllare i vostri istinti? Questo lo sapete solo voi. Quando Marte l'11 ottobre entrerà in Scorpione, quindi sarete inebriati di forza, sarà in Scorpione, all'inizio sarà anche trigono a Saturno, quindi un Marte che finalmente si può esprimere, si sente più forte, no? Si sente più coinvolgente. Lì dall'11 ottobre al 24 novembre Marte in Scorpione, opposto a Giove e Urano in Toro, a Giove, Urano in Toro, vi potrebbe, no, mettere in condizione di decidere se non state bene in una situazione, ci avete provato, quel Giove in Toro un po' troppo asfissiante e voi avrete una voglia di esuberanza, di vitalità. Se non state bene in quella relazione, quello è un momento per riprendersi la libertà, perché vi ripeto, con Giove in Toro quello che vi accade può essere molto promettente, molto molto carino, ma magari un po' controllante, un po' asfissiante, insomma un po' bloccante per quelle che sono le vostre, i vostri bisogni, perché anzi, avete bisogno di muovervi. Quindi fino al 24 novembre ci può essere energia. E poi dal 24 novembre l'anno finisce con Marte in Sagittario, quindi sarete scalmanati più che mai. Io credo una cosa, che a prescindere dai rapporti sentimentali, dall'11 ottobre al 24 novembre con Marte in Scorpione opposto a Giove potreste anche lasciare un lavoro e decidere di investire in una maniera diversa, e questo spiegherebbe quel Marte in Sagittario con cui si conclude l'anno, che vi rende molto audaci nelle finanze e che vi vede molto attivi in quel campo, come se voleste cambiare settore, come se vi foste lanciati ad imparare qualcosa di nuovo. Allora, valutate che l'anno finisce con Mercurio retrogrado dal 14 dicembre, quindi se i giochi al 14 dicembre 2023 non sono fatti lavorativamente parlando, poi aspettate il 2024 quando Mercurio sarà diretto, perché sarà sempre un Mercurio che si congiunge a Plutone, quindi ulteriori riflessioni, ulteriori trasformazioni e ulteriori riequilibrature. Ma ricordate che anche l'anno che finisce con Mercurio in Capricorno vuole che il Capricorno sia un grande amico dello Scorpione, quindi come giri, anche Giove opposto e Urano questa volta avranno punti di talete da tutte le parti, ma soprattutto avete Saturno, ragazzi, a favore. Quando c'è Saturno c'è tutto, e nei momenti in cui Saturno si incontrerà con Marte, insomma, saranno i momenti più belli del mondo. Quindi anno strepitoso, e soprattutto si chiude un passato che vi ha provati. Quindi un grandissimo in bocca al lupo, godetevi questo 2023, vi aspetto nei commenti e vi mando un grandissimo bacio. Ciao a tutti!